Abbiamo fatto una lunga cavalcata nel ciclo mestruale perché la mestruazione è il tema più importante. Adesso saremo più brevi in altri punti della nostra discussione. Il secondo è riconoscere segni e sintomi da condividere con il proprio medico o con una persona che instaura con noi un dialogo sulla salute. Potrebbe essere l'ostetrica, potrebbe essere un infermiere, potrebbe essere qualcuno che si occupa di medicina di stile di vita, un nutrizionista, un esperto di scienze motorie. Oggi tutti insieme, anche lo psicologo, dobbiamo lavorare per la salute ed il benessere. E allora ricordatevi che ogni fase della vita di questo lungo viaggio, che è il viaggio della femminilità, si può accompagnare a segni e sintomi che sono legati, come vi ho già detto, al fatto che noi ci sviluppiamo, quindi che abbiamo il menarca, che possono essere legati al fatto che finiamo di svilupparci perché abbiamo la menopausa. Ricordatevi che c'è un altro grande capitolo che potremmo affrontare in futuri webinar, in future attività formative, che è quello che ci succede quando siamo in gravidanza, quando affrontiamo il postparto e naturalmente cose che possono succedere nell'arco della nostra vita fertile, cioè con il ciclo mestruale. Alcune le abbiamo già dette: il dolore, l'umore, cambiamenti del comportamento alimentare, una pelle che diventa più acneica, più oleosa, una seborrea, dei disturbi ginecologici e sessuali che si accompagnano alle fasi del ciclo. Ricordatevi che questo è frutto sempre di un'interazione tra l'ambiente e il nostro patrimonio genetico, nel senso che nel nostro progetto genetico XX ci sono degli elementi che predispongono le donne più dei maschi ad avere alcune tipologie di patologie. È chiaro che quelle dell'utero sono solo dell'utero, ma ci sono dei geni che predispongono poi il nostro cervello ad essere più sensibili di altre alle fluttuazioni ormonali, perché le fluttuazioni ormonali ce le abbiamo tutti, ma magari la sindrome premestruale severa o il dolore severo viene solo da alcune. E quindi questo è molto importante, sapere che questi disturbi esistono e che possono essere correlati al ciclo mestruale normale o ancora di più quando il ciclo mestruale è patologico. E allora vedete che qui vi ho portato una serie di strumenti per poter interagire con il medico, ma anche per potersi conoscere meglio, e vedete che questa è la scala più usata nel mondo soggettiva per cercare in qualche modo, con un colore più intenso, un disegnino più largo e così via, per esempio, di prendere nota per un paio di mesi prima di rivolgersi a uno specialista. In fondo stiamo facendo un toolkit, che cosa mi serve per potermi relazionare bene e narrare me stessa, comprendere me stessa. E vedete che questi sono un po' cervellotici dal mio punto di vista. Io insegno alle mie pazienti, ai miei studenti di essere semplici, fare delle domande. Sporchi mai il letto la notte per colpa delle mestruazioni? Ti sei mai trovata a disagio con un bel jeans bianco piuttosto che facendo sport, andando a nuoto? E dai un valore 1, 2, 3 al flusso mestruale nei vari giorni del ciclo, vedete, da 1 in questo caso nello schemino a 8. Poi è molto facile anche tenere una scala del dolore. Questa è la scala cosiddetta VAS, viso-analogica, che ci consente di dividere tutti i dolori. Noi lo usiamo molto per il dolore mestruale, come potete vedere, ma a seconda che il punteggio che va da 0 a 10, noi possiamo classificare qualunque tipo di dolore, anche il dolore della cefalea in modo molto spannometrico, o un dolore pelvico cronico. Quindi è molto importante riuscire a mettere le cose nella giusta prospettiva, perché capite, il dolore può essere oggettivato naturalmente, ma ha anche una grande componente soggettiva, può dipendere dal carattere, può dipendere dal momento, e quindi io un dolore lo posso sentire più forte o meno forte a seconda del momento che sto vivendo, della fase del ciclo e così via. Poi c'è il calendario delle esperienze premestruali, vedete anche questo
sembra un po' cervellotico, ma in realtà sono elencati tutti questi sintomi che vi ho fatto vedere prima, da sintomi fisici come l'acne, come la tensione mammaria, come i crampi addominali, l'affaticamento fisico o la cefalea, a sintomi emotivi, aver voglia di mangiare cibi dolci o salati, aver voglia di abbuffarsi, avere problemi a ritenere le nozioni quando studiamo, sentirsi cosiddetto up and down, su e giù, avere più o meno voglia anche, perché no, di fare l'amore, perché la funzione sessuale, ricordatevi, va a braccetto con la funzione riproduttiva, perché è normale avere più desiderio sessuale nel momento in cui noi ovuliamo, siamo al top dei nostri ormoni estrogeni, perché quello è il momento in cui dobbiamo riprodurci e noi esseri umani generalmente invece dobbiamo inibirci in quel momento, no? Proprio perché non vogliamo magari in quel momento avere una gravidanza. Quindi vedete come rispetto alle specie inferiori l'essere umano che ha funzioni emotive e cognitive evolute nella relazione con un partner deve motivarsi alla sessualità non solo sull'onda dei suoi ormoni ma anche sull'onda delle sue emozioni e sentimenti, e quindi noi esseri umani abbiamo rapporti sessuali in qualunque giorno del ciclo in teoria. Sapete che le specie inferiori invece hanno i rapporti soltanto quando hanno l'estro. È molto importante anche, ricordatevi, tracciare il numero di analgesici che noi utilizziamo, perché questo ci consente di capire se stiamo un po' esagerando, perché se per andare a lezione o al lavoro tutte le settimane io devo prendere 2 analgesici per il mal di testa, 3 analgesici per il mal di pancia, capite che sto esagerando. Ricordatevi che quando più analgesici io prendo, tanto più io modulo la mia soglia dolorosa e quindi poi avrò sempre più dolore per stimoli dolorosi inferiori. Quindi è molto importante cercare di potenziare i propri meccanismi di resistenza al dolore anche con una sana alimentazione, con l'esercizio fisico, con un po' di meditazione, cosiddette tecniche di mindfulness, quindi con la nostra capacità di essere in controllo di noi stessi. Queste tecniche si possono imparare, sono molto molto belle e sono state anche tanto applicate al dolore mestruale, alla cefalea, alla sindrome premestruale in generale. Dobbiamo poi portare al medico i sintomi che ci aiutano a riconoscere le 3 patologie più frequenti della vita fertile, che è giusto almeno sapere quali sono. Perché è giusto? Perché sono frequentissime. Una donna su 10 ha una cosa che si chiama sindrome dell'ovaio policistico, quindi un disturbo dell'ovulazione. Una donna su 10 ha un disturbo della mestruazione che si chiama endometriosi e circa 2-3 donne su 10 nell'arco della vita, quindi dall'alfa all'omega, hanno una patologia molto comune, generalmente benigna, ma fastidiosa, perché vedete che a seconda di dove è localizzata nell'utero può creare problemi diversi e potete immaginare che se io ho il cosiddetto fibroma all'interno della cavità uterina, questo mi dà dei problemi di dolore, sanguinamento e difficoltà ad avere gravidanze piuttosto importante. E capite che almeno sapere che queste cose esistono e che possono associarsi alla funzione ovulatoria mestruale è importante. La sindrome dell'ovaio policistico è una sindrome che è caratterizzata da quei sintomi di iperandrogenismo che vi dicevo. Può accompagnarsi a una difficoltà dell'ovulazione in modo molto semplice e si chiama dell'ovaio policistico perché a volte il ginecologo o il radiologo può vedere tanti follicoli nell'ovaio. Ricordatevi però che bisogna avere apparecchiature sofisticate e bisogna fare questa conta dei follicoli nel momento giusto, quindi all'inizio delle mestruazioni, altrimenti ci possono essere degli errori nella diagnosi. È importante anche sapere che questa sindrome si associa tanto ad alterazioni del metabolismo, all'essere in sovrappeso o trovarsi a vivere una condizione di vera e propria obesità. Ricordatevi sempre una condizione multifattoriale complessa, quindi sulla quale noi non dobbiamo porre alcun stigma, perché ricordatevi che molto spesso è legata ad alterazioni del metabolismo che sono genetiche o acquisite e quindi non dobbiamo attribuire sempre una colpa al fatto di avere un sovrappeso
un'obesità. Dobbiamo anche sempre ricercare le cause biologiche, come per esempio il fatto che non riusciamo ad usare bene un ormone che si chiama insulina e che è molto importante per il metabolismo, e ricordatevi che nella donna con la sindrome dell'ovaio policistico non esistono solo sintomi riproduttivi, ma proprio anche sintomi metabolici, con un rischio maggiore di avere familiarità e diabete, a sviluppare il diabete, poter avere malattie cardiometaboliche, chiaro, non quando siamo giovani, ma negli anni a venire, quindi dopo l'omega, dopo la menopausa, perché nel momento in cui non abbiamo più i problemi della riproduzione, ci vengono gli altri problemi che vanno a braccetto con questa sindrome. L'endometriosi è una malattia incredibile, complessa, studiatissima, e chi scopre veramente la chiave per bloccare l'endometriosi forse sarebbe degno di vincere un premio, non so se il premio Nobel, ma un premio importante, perché l'endometriosi, vedete, è una mestruazione che avviene all'interno degli organi pelvici, soprattutto negli ovai, soprattutto nelle tube, può localizzarsi anche nell'intestino, anche nella vescica. Oggi noi sappiamo che questo tessuto può andare dappertutto, ci sono delle forme rare di endometriosi che finiscono nella pleura, per esempio, a livello del polmone ci possono dare uno pneumotorace, no? Il giorno che mestruiamo c'è una piccola lesione nella pleura, possono andare nella colecisti e noi abbiamo dolori, crampi terribili nel giorno in cui mestruiamo. Sono forme rare, le forme più frequenti sono quelle che interessano l'utero, ma come io vi ho detto prima, le malattie dell'utero, e l'endometriosi è la principessa delle malattie dell'utero, possono influenzare tutto l'organismo, perché l'infiammazione ci dà dolore, come abbiamo detto, ma ci può dare anche altri rischi, quello cardiovascolare e quello oncologico. Quindi curare bene l'endometriosi, ma soprattutto non farla spandere a macchia d'olio all'interno della cavità pelvica e anche oltre, serve a prevenire non solo l'infertilità, ma anche tutta una serie di altre patologie. Ricordatevi che ci sono delle lesioni che noi vediamo molto bene, le possiamo visualizzare con l'ecografia, con delle tecniche di immagine, ma alcune lesioni, quelle piccoline, possono essere difficili da vedere. Quindi quando noi abbiamo un dolore mestruale forte, una mestruazione abbondante, un dolore che viene anche quando magari andiamo di corpo, piuttosto che facciamo la pipì, piuttosto quando facciamo l'amore, dobbiamo pensare che può esserci un'endometriosi profonda, che qualche volta non si vede così bene con le immagini ed è necessario fare un intervento chirurgico per poterla dimostrare. I fibromi, eccoli qua, questa foto è ancora più realistica di quello che i fibromi possono fare, vedete più del 20% delle donne sopra i 30 anni può averne uno, e a seconda della localizzazione questo può dare problemi differenti, sanguinamenti, complicanze per la gravidanza, effetto massa, ci sono delle donne che vanno dal fisiatra per il mal di schiena e poi si scopre che hanno un fibroma, guardatelo come può essere grande, che esce dall'utero, quindi va a comprimere le strutture vicine. Alcuni fibromi non danno alcun sintomo, quindi soltanto la metà delle donne ha questi sintomi. E purtroppo essi, così come l'endometriosi, sono frutto dell'azione degli estrogeni, ma non perché gli estrogeni sono cattivi, ma perché i nostri ormoni femminili danno un segnale anomalo. Oggi noi sappiamo che abbiamo una predisposizione genetica a far sì che il nostro utero, il nostro endometrio, la nostra parete muscolare, perché vedete che i fibromi nascono dalla parete muscolare, poi naturalmente possono svilupparsi anche nella cavità dell'endometrio dove c'è la mestruazione, e questi sono delle strutture che rispondono in modo eccessivo agli estrogeni e sono meno capaci di rispondere ai segnali del progesterone. Quindi vedete che sono patologie importantissime. E poi c'è un'ultima patologia che non ve l'avevo messa tra quelle tre perché fa una storia a sé. Questa non è una patologia organica, questa è una patologia funzionale che assomiglia a quello che ho detto nella parte in cui vi ho spiegato perché una giovanissima può avere il ritardo delle prime mestruazioni.
Questo disturbo si chiama amenorrea ipotalamica funzionale ed è quel disturbo che viene dopo uno sviluppo normale, improvvisamente mi spariscono le mestruazioni. Nelle donne giovani è veramente molto frequente, oggi come oggi, circa il 20-35% dei blocchi della mestruazione, cioè di una amenorrea secondaria, che significa ho avuto lo sviluppo, ho avuto il menarca e a un certo punto il mio ciclo si è interrotto, è legato a questa tipologia di amenorrea, che non ha nessuna base organica, ma è semplicemente quel direttore d'orchestra a livello cerebrale che era il GNRH che non riesce più a pulsare proprio perché non ci sono substrati energetici sufficienti, noi abbiamo un'eccessiva spesa perché magari non adeguiamo la nostra alimentazione in termini di quantità e qualità di nutrienti all'esercizio fisico che facciamo, quindi andiamo in riserva, ci stressiamo, abbiamo un universo affettivo che ci predispone a stressarci di più e anche degli aspetti della personalità. Pensate che oggi addirittura sono stati identificati dei geni che ci predispongono, nel senso che la stessa ragazza che fa lo stesso programma di esercizio fisico, mangia allo stesso modo ed è sotto la campana di vetro e quindi non ha nessun stress, è felice e contenta, c'è quella che perde le mestruazioni, c'è quella che non la perde a seconda, che ne so, di un evento nuovo come può essere appunto venire a studiare all'Università di Pavia, di Poitiers, di Jena o così via. È molto importante ragionare su questo perché vedete che qui il medico può aiutare certamente la paziente a non avere le conseguenze negative di bloccare il proprio ciclo, di bloccare la propria produzione ormonale così da giovanissime, perché queste conseguenze possono essere importanti sull'osso, sul cuore, sul cervello, quindi non soltanto dare infertilità, ma darci una serie di problemi perché gli estrogeni ci nutrono l'organismo a tutti i livelli e ci rendono le nostre funzioni biologiche e psicologiche femminili. Certo che posso farlo, certo che le aiutiamo queste ragazze, ma devono essere aiutate in un'ottica multidisciplinare. Nutrizionista, psicologo, specialista di scienze motorie, perché altrimenti la problematica spesso non si risolve.